Ci sono quei casi in cui i giocatori sono simboli di una squadra che nella sua storia ne ha avuti diversi. Poi ci sono quei casi rari che riguardano un giocatore che è l'unico simbolo, per distacco su tutti gli altri, di una franchigia che non ha più avuto un campione che l'ha rappresentata così a pieno. Detto questo, cominciamo. Greenville, South Carolina, 19 maggio 1976. Nasce Kevin Maurice Garnett. Prende il cognome della madre Shirley, che si lascerà con il padre quando Kevin è ancora piccolo. È una figura importante. Donna verace del Sud, non lascia spazio ad altro che non siano la scuola o la chiesa. Ma a Kevin, come ben sappiamo, cresce dentro una passione incontrollabile. Tanto che per il primo anno e mezzo di high school nasconde a Shirley il fatto che gioca nella squadra della scuola, anche se è già bravino. Lo nasconde perché, parole sue, ha paura solo di due cose, di Dio e di sua madre. Ma un giorno un'amica della signora Garnett le chiede se sarebbe andata anche lei a vedere la partita del figlio. Ha in testa una sola cosa, prenderlo e riportarlo a casa con il suo stile delicato e comprensivo, dicendogli Your ass is mine when you get home. ma appena vede il suo piccolo saltare sopra tutte le teste e dominare quel gioco che a lei sembrava solo una perdita di tempo, non può fare altro che diventare la sua prima tifosa. Garnett è fortissimo, viene nominato Mr. Basketball, il più giovane nella storia del South Carolina, ma un giorno, mentre è in classe, entrano dei poliziotti e prendono lui ed altri ragazzi. Come è successo ad Allen Iverson pochi mesi prima, si ritrova in mezzo ad una storia con alla base un razzismo che era ancora calcificato in quelle zone. Ma a differenza di The Answer è più fortunato e viene solo messo alla prova dal giudice, soluzione che gli salverà la carriera e probabilmente la vita. L'ultimo anno si sposta a Chicago per cambiare aria e per capire se è davvero pronto per un college importante, ma si inizia ad insinuare l'idea che il ragazzone possa fare il grande salto da subito. Ha bisogno di fare 4 volte il test per entrare al college, ma era già tutto deciso. Ready or not, il suo destino, aveva scritto 3 lettere in maiuscolo. NBA. Numero 5 del draft 1995. A 19 anni non è il più giovane della storia e neanche il primo ad essere arrivato dall'high school, ma sicuramente è stato il primo a farlo sembrare così facile. Nel primo anno comincia partendo dalla panchina, ma dopo poco entrerà in quintetto per non uscirne mai più. Tutti i suoi allenatori sono sempre stati d'accordo su una cosa: la sua capacità di migliorarsi costantemente e la facilità e velocità di mettere in pratica le indicazioni che gli venivano date non hanno mai avuto eguali. È una prova della sua intelligenza, oltre che del suo talento. Dal 95 al 2004 la sua media punti passa da 10 a 24. In quell'anno conquisterà il premio di MVP della stagione. Una escalation formidabile. Mentre, quando passerà ai Celtics, riuscirà a modificare il suo gioco considerando le risposte del proprio fisico, ma mantenendo in rapporto l'intensità sempre al massimo, tanto da vincere il premio di difensore dell'anno. Solo in 4 sono riusciti a fare l'accoppiata MVP e miglior difensore. Il ragazzo ha fame, ha negli occhi quell'espressione che si è vista solo ad un numero ristretto di giocatori in tutta la storia. L'intensità con cui si allena, gioca e motiva i compagni è oltre la media, tanto da risultare a volte sopra le righe. C'è molto della signora Shirley nel suo modo di essere, ma sicuramente il suo dare spazio completo alle emozioni è tutta roba sua, sia nella gioia che nel dolore. Come nel giorno del suo compleanno del 2000, il suo compagno di squadra e amico fraterno che gli aveva organizzato la festa sorpresa, Malik Sealy, perderà la vita investito da un pirata della strada ubriaco. Kevin è distrutto e non è il tipo da interiorizzare o nascondere le emozioni. That's what that was. Give me a second, man. Damn. Quando è a terra, è a terra. Ma questo fa sì che ogni momento abbia appieno il suo spazio e poi si possa guardare avanti. Ciò non vuol dire dimenticare,
Per esempio, nella sua parentesi a Brooklyn, indosserà la numero 2 proprio in onore dell'amico, ma al contrario è come rendere omaggio a quello che gli succede, dando tutto se stesso, che gli altri lo possano capire o meno. Nel 95 è un ragazzo giovane in una squadra giovane. Infatti i Minnesota Timberwolves sono nati solo nel 1989 e non hanno mai vinto più di 29 gare. Dal suo secondo anno KG li porterà per la prima volta nella loro storia ai playoff e lo fece per 8 anni consecutivi. Il problema era che per i primi 7 sono sempre usciti al primo turno. A Minnesota hanno fatto carte false per tenerlo, lasciando però un po' a desiderare sulle altre scelte, ma anche quando il roster regalava speranze, qualcosa è andato sempre storto. La coppiata con Steven Marbury dei primi anni è stata paragonata da tutti come una nuova Stockton to Malone, ma Steph aveva troppa voglia di emergere come singolo e non in un duo. Così tornò nella sua New York, lasciando Kevin predicare nel deserto. Oppure la tragedia di Malik Sealy, che rallentò di nuovo il processo di crescita. L'alchimia giusta si creò nel 2003-2004, l'anno dell'MVP, l'anno in cui Sam Cassell e Latrell Sprewell completavano con Garnett un Big Three da sogno. Finalmente l'invalicabile primo turno venne superato agevolmente contro i Nuggets. Le semifinali furono una battaglia epica contro i Sacramento Kings, che in quegli anni erano davvero forti, conclusasi a gara 7 ancora il giorno del suo compleanno. Le finali di conference, a causa dell'infortunio di 2 playmaker, tra cui Sam Cassell, portarono la vittoria ai Lakers, facendo demoralizzare definitivamente tutto l'ambiente. Fino ad oggi, quello è il punto più alto mai raggiunto dai Minnesota Timberwolves. Come detto, la frustrazione portò prima Sprewell e poi Cassell a lasciare la squadra. Ed infine anche KG, dopo 12 anni e tutti i record di franchigia a suo nome, va in cerca di una nuova strada e soprattutto del titolo. Il resto è storia. I Big Three di Boston, il premio come miglior difensore, la vittoria schiacciante contro i Lakers di quei Celtics che non la vincevano da 22 anni, quando lui ne aveva 32. Con lui tutto è possibile. Anything's possible. Anything's possible! Poi un'altra finale persa, il periodo a Brooklyn, ma le ultime 2 stagioni ha fatto una scelta che riassume tutto il suo modo di essere e di pensare. Torna a casa per chiuderla lì. Quella casa a cui ha legato indissolubilmente il nome, il numero e la maglia. Lui, che era un signore con la maglia nera, la scritta Timberwolves davanti e un 21 dietro. Kevin Garnett, quello per cui valeva la pena pagare il biglietto. The Big Ticket.